Conosciuta come la città del Palladio, Vicenza è un autentico gioiello del Veneto che va ben oltre questa definizione. Patrimonio dell'UNESCO, dal 1994, questa elegante città raccoglie in uno spazio raccolto un'incredibile concentrazione di capolavori architettonici rinascimentali e tesori artistici che raccontano secoli di storia e cultura. In questa guida vi accompagnerò alla scoperta dei suoi angoli più affascinanti attraverso un itinerario studiato nei minimi dettagli che vi permetterà di ammirare i palazzi palladiani, le chiese ricche d'arte e gli scorci suggestivi che rendono Vicenza una meta imperdibile. Non solo vi guiderò tra monumenti celebri e musei, ma vi svelerò anche gli angoli meno conosciuti per vivere la città come un vero vicentino. Il percorso è pensato per ottimizzare tempo e spostamenti, permettendovi di immergervi completamente nella straordinaria eredità artistica di questa perla veneta. Il nostro viaggio inizia con un comodo parcheggio in via Fogazzaro, una soluzione pratica e strategica che vi permetterà di raggiungere a piedi tutti i punti di interesse del nostro itinerario. Da qui ci dirigeremo verso il primo capolavoro palladiano del nostro percorso. Il nostro itinerario inizia con Palazzo Leoni Montanari, splendido esempio di architettura barocca veneziana. Oggi sede delle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo, il palazzo ospita 3 importanti collezioni: una straordinaria raccolta di icone russe, una collezione di ceramiche attiche e magnogreche e un'importante pinacoteca con opere del Settecento veneto, inclusi capolavori di Pietro Longhi e Giambattista Tiepolo. Gli interni sono riccamente decorati con stucchi, affreschi e sculture che creano un'atmosfera opulenta e teatrale, in perfetto stile barocco. La visita offre un'affascinante immersione nell'arte e nella cultura non solo vicentina, ma internazionale. Uno dei momenti culminanti del nostro percorso è la visita al Teatro Olimpico, l'ultima opera di Andrea Palladio e il più antico teatro coperto permanente dell'epoca moderna. Commissionato dall'Accademia Olimpica nel 1580, il teatro fu completato dopo la morte del maestro dal suo allievo Vincenzo Scamozzi. L'interno è un capolavoro di illusione prospettica. La scena fissa, realizzata in legno e stucco, rappresenta le vie di Tebe e crea un sorprendente effetto di profondità in uno spazio relativamente contenuto. L'emiciclo degli spettatori, ispirato ai teatri romani, è coronato da statue che rappresentano i membri dell'Accademia Olimpica. La visita a questo spazio, ancora utilizzato per rappresentazioni teatrali, offre un'esperienza unica di immersione nell'architettura rinascimentale e nella storia del teatro. Continuando il nostro percorso, arriviamo a Palazzo Chiericati, altra magnifica creazione palladiana che oggi ospita la Pinacoteca Civica. Progettato nel 1550 per la nobile famiglia Chiericati, l'edificio si distingue per la sua facciata porticata a doppio ordine che si apre sulla piazza. All'interno, la Pinacoteca custodisce importanti opere d'arte che spaziano dal XIII al XIX secolo, con capolavori di artisti come Paolo Veronese, Jacopo Bassano, Hans Memling e Giambattista Tiepolo. Particolarmente significativa è la collezione di opere di artisti vicentini, che permette di comprendere l'evoluzione della scuola pittorica locale. Le sale stesse, con i loro soffitti decorati e gli affreschi originali, costituiscono un'opera d'arte che dialoga con le collezioni esposte. Proseguendo verso il centro storico, visitiamo la chiesa di Santa Corona, fondata nel 1260 per custodire una spina della corona di Cristo donata dal re Luigi IX di Francia. Questo splendido esempio di architettura gotica custodisce capolavori di straordinario valore: la Cappella Valmarana con l'Adorazione dei Magi di Paolo Veronese, il Battesimo di Cristo di Giovanni Bellini e opere di Bartolomeo Montagna, il più importante pittore vicentino del Rinascimento. L'interno, con le sue alte volte e le cappelle laterali riccamente decorate, crea un'atmosfera di raccolta spiritualità
che contrasta con la semplicità della facciata esterna. La chiesa rappresenta una tappa fondamentale per comprendere la ricchezza artistica e la devozione religiosa che hanno caratterizzato la storia di Vicenza. Continuando il nostro itinerario, visitiamo Palazzo Thiene, altra importante opera palladiana che combina elementi gotici preesistenti con le innovative soluzioni rinascimentali dell'architetto. Commissionato dalla potente famiglia Thiene e iniziato su progetto di Giulio Romano, il palazzo fu completato da Palladio, che ne ridisegnò parte della struttura. All'interno si possono ammirare soffitti lignei intagliati, affreschi di Zelotti e stucchi di Vittoria che testimoniano il lusso e la raffinatezza della vita aristocratica vicentina nel Cinquecento. Le sale del piano nobile, riccamente decorate, offrono uno spaccato dell'eleganza e del gusto dell'epoca. Proseguendo lungo il nostro percorso, incontriamo Palazzo Trissino al Corso, attuale sede del municipio di Vicenza. La facciata neoclassica, progettata da Vincenzo Scamozzi nel XVII secolo e completata solo nell'Ottocento, si affaccia maestosa sul corso Palladio. L'edificio, pur non essendo opera di Palladio, rappresenta un importante esempio di architettura civile vicentina e testimonia il prestigio della famiglia Trissino, che ebbe un ruolo fondamentale nella formazione del giovane Andrea di Pietro della Gondola, poi noto come Palladio. Percorrendo corso Andrea Palladio, l'arteria principale del centro storico dedicata al grande architetto, ci immergiamo nell'atmosfera elegante della Vicenza commerciale e mondana. Il corso, fiancheggiato da palazzi storici, negozi di lusso e caffè storici, rappresenta il salotto buono della città. Passeggiando lungo questa via pedonale potrete ammirare le facciate di numerosi edifici storici e assaporare lo stile di vita vicentino, facendo una pausa in uno dei caffè storici o dedicandovi allo shopping nelle boutique di qualità. L'atmosfera è particolarmente suggestiva nelle ore serali, quando le luci valorizzano i dettagli architettonici dei palazzi e i vicentini si ritrovano per il tradizionale spritz. Arrivando in Piazza dei Signori, ammiriamo la Loggia del Capitaniato, capolavoro palladiano costruito nel 1571 come sede del rappresentante veneziano, il Capitanio. Questo edificio si distingue per il suo colore rosso intenso e per la ricchezza decorativa, con semicolonne composite e fregi che celebrano la vittoria di Lepanto contro i turchi. La loggia, che si affaccia sulla piazza principale e fronteggia la Basilica Palladiana, rappresenta un affascinante contrasto stilistico con quest'ultima, mostrando l'evoluzione del linguaggio architettonico di Palladio verso forme più ardite e scenografiche. Oggi ospita il Consiglio Comunale, continuando la sua funzione di centro del potere cittadino. Il cuore del nostro itinerario è rappresentato dalla Basilica Palladiana, simbolo indiscusso della città e capolavoro assoluto di Andrea Palladio. L'edificio, originariamente palazzo comunale medievale, Palazzo della Ragione, fu rivestito tra il 1549 e il 1614 da un guscio di marmo bianco, secondo il progetto palladiano. Caratterizzato dalle celebri serliane, arcate che combinano l'arco a tutto sesto con l'architrave. La terrazza panoramica offre una vista mozzafiato sulla città e sui colli circostanti. All'interno, il grande salone pensile rappresenta uno degli ambienti civici medievali più impressionanti d'Italia. La basilica, recentemente restaurata, ospita importanti mostre temporanee ed eventi culturali, e la sua terrazza è un luogo ideale per una pausa contemplativa con vista sulla città. Accanto alla basilica si erge la Torre Bissara, imponente campanile alto 82 metri che domina il profilo urbano di Vicenza. Costruita nel XII secolo dalla famiglia Bissari e successivamente innalzata, la torre ospita un orologio astronomico e un concerto di campane che scandiscono la vita cittadina. La sua mole svetta sulla piazza, creando un contrasto affascinante con l'orizzontalità della basilica. Sebbene non sia accessibile al pubblico, la torre rappresenta un punto di riferimento visivo per orientarsi nella città
e testimonia l'importanza che le famiglie nobiliari davano alla costruzione di torri come simbolo del loro potere e prestigio. Allontanandoci leggermente dai percorsi più battuti, scopriamo vicolo cieco Retrone, un suggestivo angolo nascosto che si affaccia sul fiume Retrone. Questo vicolo pittoresco, con le sue case dai colori pastello che si riflettono nell'acqua, offre uno scorcio autentico della Vicenza medievale e rappresenta un punto di vista insolito sulla città. La tranquillità di questo angolo contrasta con l'animazione del centro, permettendo un momento di pausa e riflessione nel nostro itinerario. Il vicolo, poco conosciuto dai turisti, è un luogo amato dai vicentini e dai fotografi per la sua atmosfera intima e romantica. Proseguendo il nostro cammino, attraversiamo il Ponte San Michele, antica struttura che collega le due sponde del fiume Retrone. Il ponte, di origine medievale ma rimaneggiato nei secoli, è legato a numerose leggende locali e offre suggestivi scorci sul fiume e sugli edifici circostanti. Da qui si può godere di una prospettiva insolita sulla città, con le facciate delle case che si specchiano nelle acque tranquille del Retrone. Il ponte rappresenta un importante elemento di connessione nel tessuto urbano storico e permette di comprendere l'importanza che i corsi d'acqua hanno avuto nello sviluppo urbano di Vicenza. Un altro punto di interesse del nostro itinerario è Casa Pigafetta, dimora in stile gotico rinascimentale appartenuta al navigatore Antonio Pigafetta, che nel XVI secolo partecipò alla spedizione di Magellano e ne documentò il viaggio. La facciata dell'edificio è decorata con elementi esotici che richiamano i viaggi del suo illustre proprietario e presenta l'iscrizione in francese antico Il Nest Rose sans épines, non c'è rosa senza spine, motto della famiglia. Sebbene gli interni non siano visitabili, l'esterno dell'edificio rappresenta una testimonianza affascinante del legame tra Vicenza e le grandi esplorazioni geografiche del Rinascimento. Continuando il nostro percorso, visitiamo il Museo Diocesano, ospitato nel Palazzo Vescovile. Il museo raccoglie una significativa collezione di arte sacra proveniente dalle chiese della diocesi vicentina, con opere che spaziano dal Medioevo all'età contemporanea. A pochi passi ci troviamo davanti alla maestosa cattedrale di Santa Maria Annunciata, cuore spirituale della città gonzaghesca. Edificata su progetto di Giulio Romano, questa imponente chiesa combina elementi rinascimentali con successivi interventi barocchi. L'interno colpisce per l'ampiezza delle sue 5 navate e per la luminosità che filtra attraverso le alte finestre. Tra i tesori artistici custoditi spiccano opere di Fermo Ghisoni e Lorenzo Costa, il giovane, oltre alla tomba dell'illustre Andrea Mantegna nel transetto destro. La cattedrale non è solo luogo di culto, ma anche testimone della storia dei Gonzaga, che qui celebrarono importanti cerimonie dinastiche, intrecciando indissolubilmente la spiritualità cittadina con il potere della famiglia che rese Mantova una gemma del Rinascimento italiano. Proseguendo il nostro itinerario, raggiungiamo il torrione di Porta Castello, imponente struttura difensiva che rappresenta una delle poche testimonianze rimaste dell'antica cinta muraria medievale di Vicenza. Costruito nel XIV secolo e successivamente modificato, il torrione si erge massiccio a protezione di quello che un tempo era uno degli ingressi principali alla città. La sua mole possente ricorda l'importanza strategica di Vicenza nel sistema difensivo veneto e offre un interessante confronto con le eleganti architetture civili palladiane, mostrandoci un altro aspetto della storia urbana, quello militare e difensivo. Il nostro percorso ci porta ora ai Giardini Salvi, elegante parco pubblico nel cuore della città. Questi giardini, che prendono il nome dalla famiglia che ne era proprietaria, si estendono attorno alla loggia Valmarana e includono un suggestivo laghetto alimentato dal fiume Bacchiglione. Lo specchio d'acqua riflette la loggia e le antiche mura, creando un'atmosfera romantica e rilassante. I giardini rappresentano un importante spazio verde nel tessuto urbano,
e offrono un momento di pausa e ristoro nel nostro itinerario, permettendoci di apprezzare il dialogo tra natura e architettura che caratterizza molti angoli di Vicenza. Concludiamo il nostro itinerario con la Loggia Valmarana, elegante edificio palladiano situato all'interno dei Giardini Salvi. Costruita intorno al 1592 secondo i disegni di Andrea Palladio per la famiglia Valmarana, la loggia rappresenta un perfetto esempio dell'armonia e della proporzione che caratterizzano l'opera del grande architetto. La sua posizione, affacciata sullo specchio d'acqua e circondata dal verde, crea un effetto scenografico di grande impatto. La loggia, con le sue linee pure e classicheggianti, rappresenta un degno finale per il nostro percorso alla scoperta delle meraviglie palladiane di Vicenza, racchiudendo in sé l'essenza della bellezza architettonica che ha reso questa città un patrimonio dell'umanità. Dopo aver esplorato le meraviglie architettoniche e artistiche di Vicenza, è il momento perfetto per concedersi una pausa all'insegna del gusto. La città offre una scena gastronomica ricca e variegata, dove tradizione e innovazione si fondono in locali che spesso portano con sé secoli di storia e cultura. La storica pasticceria Sorarù, attiva dal 1947 e situata a pochi passi da Piazza dei Signori, rappresenta una tappa obbligata per un aperitivo in stile vicentino. Per un'esperienza più autentica, il Bar Borsa, sotto la Basilica Palladiana, offre un'atmosfera unica. Qui, all'ombra del capolavoro di Palladio, potrete sorseggiare vini dei Colli Iberici accompagnati da stuzzichini della tradizione veneta come il baccalà mantecato su crostini. Per un pranzo con vista, il ristorante Il Cursore, situato a pochi passi dal Teatro Olimpico, offre una terrazza che si affaccia sui tetti del centro storico. Qui potrete gustare il celebre baccalà alla vicentina, piatto simbolo della città preparato secondo l'antica ricetta che prevede una lunga cottura dello stoccafisso con latte, cipolla, acciughe e olio extravergine d'oliva. Nel cuore del centro storico, il ristorante agli Schioppi, situato in un vicolo medievale vicino a Corso Palladio, occupa un edificio che nel Cinquecento ospitava un'armeria. Le sue sale con soffitti a volte in mattoni creano un'atmosfera intima e suggestiva dove assaporare la soppressa vicentina, DOP, accompagnata da polenta abbrustolita e funghi. Ogni angolo di Vicenza racconta una storia e anche i suoi locali storici contribuiscono a questo racconto. Assaporare i piatti tipici in questi luoghi carichi di storia significa completare il viaggio alla scoperta dell'anima più autentica di Vicenza, dove i sapori del passato continuano a vivere nel presente. Questo tour vi ha portato attraverso i punti più significativi del centro storico di Vicenza, offrendovi un assaggio della straordinaria ricchezza architettonica, artistica e culturale di questa città gioiello. Dai palazzi palladiani ai tesori nascosti, avete attraversato secoli di storia, ammirando testimonianze medievali e soprattutto rinascimentali che hanno valso a Vicenza il riconoscimento come patrimonio dell'umanità UNESCO. La città di Palladio non è solo un museo a cielo aperto, ma un organismo vivo dove passato e presente convivono armoniosamente. L'influenza dell'architetto vicentino si estende ben oltre i confini cittadini, avendo ispirato edifici in tutto il mondo, dalla Casa Bianca di Washington alle ville inglesi di Lord Burlington. Grazie per aver seguito questa guida. Speriamo che vi sia stata utile per scoprire e apprezzare le meraviglie di Vicenza. Se avete apprezzato questo contenuto, vi invitiamo caldamente a iscrivervi al nostro canale per ricevere altri consigli di viaggio, curiosità e guide dettagliate su Vicenza e altre splendide destinazioni italiane. Non esitate a condividere nei commenti le vostre impressioni su Vicenza, i vostri luoghi preferiti o eventuali gemme nascoste che avete scoperto durante la vostra visita. La vostra esperienza potrebbe essere preziosa per altri viaggiatori. Buon viaggio e arrivederci a Vicenza!